much better. Is it molto bene? Meglio. This one? Molto meglio. Got it. Yeah. So we'll do that haircut quick. Okay. Quindi faremo velocemente questo taglio. Okay, so this I just put in with a curling iron set, but the first thing I did after I washed it was I prepped the hair with our bounce up spray. Come potete vedere, qui ho già utilizzato il ferro appunto per arricciare i capelli, ma quello che ho fatto subito dopo il lavaggio è preparare i capelli con lo spray Bounce Up. Cool. So I set it with a curling iron, and then when I was all done, I set it and locked it with Lustrous finishing spray. E, quindi quello che ho iniziato a fare è utilizzare il ferro appunto per arricciare i capelli. Quindi poi una volta che ho finito come adesso vado poi a fissare il tutto con la lacca. I like the Lustrous finishing spray when I'm done because it has a stronger hold and anti-humectant, and so it will really lock in my set. Quello che mi piace soprattutto di questa lacca è il fatto che va a dare un effetto molto strong e soprattutto anche antiumettante. And then when I'm working with a set if I need a little setting spray, that's where I will go with brush through spray. This has a lighter hold and it's more workable while you're doing iron work. Mentre se ho bisogno di un fissaggio anche durante l'utilizzo del ferro, vado a utilizzare invece la lacca brush through perché ha una tenuta più leggera. And then Marta, is that an okay length for you? Yes. Or Yeah, shorter sure. bits? That's good. No, okay. no, it's completely fine. Yes. You can also do longer pieces if you want. Okay, it doesn't matter. Okay. So I like to do this set like for events or wedding, for my clients that are maybe going out and they need that curl to last all day, especially in the summer. The Keratin Healing Oil line, it's anti-humectant and like so no humidity. It saves the hair from the humidity. Solitamente faccio questo style, questa piega per gli eventi, per i matrimoni o comunque per quelle miei clienti che vogliono uscire e avere una piega che duri. E solitamente questi prodotti, questi appunto soprattutto i fissanti della linea Keratin Healing Oil sono particolarmente utili d'estate proprio perché hanno questa proprietà anti-umettante, quindi proteggono i capelli dall'umidità. Okay, so then when I take out the set, I tilt my client back a little bit and I'm going to use the Keratin Healing Oil now. She has long hair, so I'm going to do 2 pumps. Quindi una volta che ho sciolto tutti i ricci che avevo formato prima con il ferro, vado a trasportare la testa verso all'indietro e in questo caso vado ad utilizzare il Keratin Healing Oil e siccome la mia cliente in questo caso ha la testina e i capelli lunghi, vado a utilizzare 2 spruzzi. And then I emulsify it in my hands first and warm it up to spread it out. And then I run the product all through the ends
And then once I have it disperse more on the ends, then I'll take what's left and put it on my hands, or through the top, sorry. Quindi quello che vado a fare è prima spargerlo tra le mie mani, anche per andare un po' a scaldare il prodotto. Poi una volta che l'ho sparso bene vado su tutta la lunghezza, in particolare sulle punte prima, poi con quello che è rimasto vado anche sulla parte superiore della testa. And then sometimes I'll have my client bend over forward and run my hands this way to give it some volume. They don't normally look like this. Successivamente, di solito con una cliente, le chiedo di andare a testa in giù in questo modo, come vedete, in modo da dare più volume. And then I have flip it back. E poi la riporto nella posizione naturale. And the reason I like the Keratin Healing Oil for this is because a lot of my clients have lightener or balayage and they have color. And so with this one, you'll see that it's in a clear bottle. And so it's nice because it doesn't discolor like some oils, like some argan oils, they turn orange over time. So like someone like me with blonde hair can't use that type of oil because it will discolor my platinum. Inoltre, una delle ragioni per cui mi piace molto utilizzare il Keratin Healing Oil è perché moltissime delle mie clienti hanno delle schiariture o comunque un balayage, e come potete vedere questo olio è racchiuso in una boccetta trasparente, quindi è in colore, quindi non va a scolorire il colore dei capelli, perché ci sono alcuni oli per esempio che buttano sull'arancione, e per esempio nel mio caso se io non li potrei mettere sui miei capelli perché andrebbero a scolorire il mio color platino. Mm-hmm. And I like it because it's lightweight, even though it has phyto-4 complex, which is 4 essential oils in it. With the Keratin Healing complex, the technology, it's very, very in the nano to the 10 power technology inside. It makes it very small so it can penetrate into the cuticle and still be lightweight. It's not heavy or weigh the hair down like a lot of oils. Un ulteriore motivo per cui adoro particolarmente il Keratin Healing Oil è che non appesantisce i capelli, nonostante sia costituito appunto da 4 oli essenziali. Il complesso del Keratin Healing, cioè il sistema appunto del Keratin Healing, è costituito da una tecnologia che si è caratterizzata da nanoparticelle che quindi sono molto piccole e vanno a penetrare direttamente all'interno dei nostri capelli senza però appesantire la texture. Yeah. So you can see normally these curls would look, because she's been bleached, blonde, like decolorized, it would normally look dry after I take the rollers out, but the Keratin Healing Oil makes it look soft and still full and bouncy without weighing it down. Normalmente con dei capelli, come in questo caso, che sono stati precedentemente decolorati, questi apparirebbero dopo, alla fine dello styling, sciupati o comunque secchi o sfibrati, mentre in questo caso, grazie proprio al Keratin Healing Oil, possiamo vedere come sono belli voluminosi e pieni e corposi. And then I do want to say, if there's any questions that come up on anything,
You can put it in the chat box, I believe, and then we will answer them at the end, or if it's urgent, then we'll answer it right away. There's one about they are asking, what did you do as a first thing in this case, in this in the styling? I think they are referring to the curling iron, I think. What is the curling iron? Yes, I think the question is, what is the first thing you did? Basically, that's the question. Okay. I don't really know what they are referring to. So first thing I did is shampooed, blow dried, and then when I towel dried it, and while it was still wet, because I knew I was going to do a curling iron set and I want it to be bouncy, almost like Victoria's Secret model, you know, walking down the runway. I sprayed all over on wet hair the bounce up spray. Rispondendo alla domanda cosa avete fatto per prima cosa, ovviamente è stato fatto uno shampoo, dopodiché prima di asciugare, quindi quando ancora i capelli erano bagnati, è stato applicato il bounce up, proprio perché già sapeva che sarebbe andata a fare una piega mossa e quindi avrebbe utilizzato il ferro. Quello che l'obiettivo che aveva in mente era un po' dare lo stesso effetto delle modelle di Victoria's Secret che normalmente si vedono sfilare in passerella. And then I set it before we got on just because it would take me so long to set, but I can show you how I do it. So after I blow dry it, I just blow dried it straight with a paddle brush, and then I'll show you how I do the curl. Ovviamente all'inizio aveva già fatto tutti le varie ciocche con il ferro per una questione di tempistiche, però adesso vi farà vedere solo una, giusto a scopo esemplificativo, in questo modo però prima ha asciugato semplicemente con una piega, cioè liscia normale, utilizzando semplicemente la spazzola piatta. And then I just take horizontal sections like this, and then about this big of a section, and I make sure it's smooth. Poi quello che è andata a fare è individuare delle sezioni orizzontali, come in questo caso, andando poi a selezionare una ciocca più o meno di questa entità, di questo spessore, e appunto l'ha spazzolata per assicurarsi che non ci fossero nodi, che fosse liscia. And then if their hair does not hold a curl, this is where you can add the brush through spray. In questo caso è il momento, se i capelli con cui avete a che fare non tengono il mosso o il riccio, dovete utilizzare in questo caso la lacca brush through. And then because her hair is so long, this is 1 1/4 inch iron. And I go in near the base and I start to wrap the hair. Go ahead, Marta, sorry. No. Quindi proprio per il fatto che questi capelli sono molto lunghi, andiamo ad utilizzare un ferro che sia più spesso e parto vicino all'attaccatura e poi vado a arrotolare i capelli attorno al ferro. And then I wind it all in, I make sure it's heated up, and then I turn the iron and drop it in my hand. Vado quindi poi a girare il ferro come avete visto e lascio cadere la ciocca sulla mano. And then I collect the curl so it's nice and clean. And I take a setting clip and then I just clip it in. Vado quindi a raccogliere la ciocca sulla mia mano, arrotolandola in maniera fine e ordinata. E poi vado a prendere una clip e la vado ad appuntare in questo modo. Okay, one more time. The other thing I do is I
alternate the curl pattern. So this curl curled forward, this direction. This next curl is going to curl opposite. Un'altra cosa che contraddistingue questo styling è il fatto di alternare il senso, il verso del riccio. Quindi quello che ha appena fatto, che vedete sulla destra, andava verso l'avanti, mentre verso diciamo destra, mentre in questo caso va verso sinistra, comunque verso indietro. So start at the base. And then I wind the hair in. Quindi iniziamo ancora una volta dalla base, poi arrotoliamo la ciocca. And then I'll temperature check it with my hand. And when it's ready, I flip it and tap it out. Vado a controllare la temperatura con le dita e una volta pronto vado a girare il ferro e come prima lascio cadere la ciocca. And then set it. E poi lo fisso. And then the next one, because this one went this way, the next one would go that way. Quindi l'ultima che so vedete rimasta va nel senso alternato rispetto all'ultima che è stata fatta, quindi come la prima. Tutto chiaro? And then my next section, I would take all around here, a U section. La sezione successiva sarà una sezione a U che correrà per tutta la circonferenza, l'emiciclo della testa. And then the last section on the top, I try to take like a mohawk section. Per quanto riguarda invece l'ultima sezione, vado ad individuare una sezione di questo tipo. And I try not to do any wider. For my top ones, I'm going to use this clip and I'm going to over direct forward and set it back to get volume on top. Per l'ultima sezione vado a utilizzare la clip più lunga, quella che vi ho fatto vedere ora in video, e va a direzionare la sezione verso frontalmente, quindi in avanti, e poi andrà a riportare poi attorciglierà all'indietro proprio per dare volume. A nice little trick too, even that you can use with clients, if you don't want to do a full set and you just want a little volume on top, is on dry hair, take bounce up spray and then spray and roll it. Un trucco che potete seguire da replicare sulle vostre clienti è, per esempio, quando non volete fare tutta l'intera piega mossa, potete andare a lavorare solamente sulla sezione frontale e superiore, quindi su capelli asciutti, andare a spruzzare il bounce up e poi arrotolare in questo modo. And then you can take your blow dryer with your diffuser and warm this up, the top, warm it up and let it cool down for 5 minutes, and then you can get volume that way too. Poi andate a prendere il phon con il diffusore, andate a passare il phon su tutta questa parte in modo che i capelli si scaldino, poi lasciate raffreddare per 5 minuti e andate a togliere la clip e otterrete l'effetto desiderato, quindi con volume. Yay! So, is this good so far? Tutto chiaro per adesso? Yeah, you can put it in the chat.
Okay, I'm gonna move this iron. Okay, because there are some people having troubles with the audio. They can't hear, but I don't know. Okay. Shall we go on? Possiamo andare avanti? I think so. Yeah. Okay. Okay. Okay, so next I want to talk a little bit, like we just had over here in the States, our Golden Globes, like award show. So I like to look at what kind of hair they're doing at the award show, the kind of trends that are happening with hair at those kind of shows, because then our clients kind of follow a little bit behind that with like weddings or holiday parties or dances. And so this year I noticed that there was a lot of slick hair, like tight to the head. Qui negli Stati Uniti c'è un evento molto importante, ovviamente che è conosciuto anche in Italia, che sono i Golden Globe, e sono molto attenta ai look che le star sfoggiano in quell'occasione, proprio perché poi le clienti arrivano da noi chiedendo di replicare determinati look e styling su di loro. E in particolar modo quest'anno ho notato che c'erano molte acconciature molto strette sulla testa, molto con i capelli molto attaccati alla testa. So I want to show you a technique where I'll do sleek on the top and I'll add a little bit of oil to make it look sleek, but without looking greasy. And then how to have like a sleek ponytail, but make it look longer. Quindi quello che vado a fare adesso è darvi appunto un look piuttosto elegante, quindi raffinato, ordinato, non spettinato, e andrò a fare una coda in questo modo. Tuttavia andrò a dare comunque aggiungere un po' di olio, ma il risultato sarà comunque elegante e non unto o troppo grasso. So the first thing I'm going to do is behind the ear is I'm going to take a zigzag part. Let me see. I'm going to do a zigzag part up here to split the hair in half. That way I do the zigzag so that when I comb this up into the ponytail, there's not a harsh line right here. La prima cosa che faccio è andare ad individuare una linea a zigzag che mi servirà per andare a dividere la testa in due sezioni, in due metà. E scelgo proprio la linea zigzag così che quando andrò a tirare su la coda non avrò una linea troppo netta e decisa. So I want to make sure that the hair on top has a little bit more density than on the bottom, because when we do a ponytail, the bottom naturally gets thinner on our hair. Mi assicuro che i capelli nella parte superiore abbiano più densità rispetto alla parte posteriore, perché solitamente quello che succede ai nostri capelli quando vado a fare una coda è che comunque nella parte inferiore e posteriore vanno comunque a perdere un po' di corposità, densità. Okay, so there's our zigzag part. Okay, so let me clip this up out of the way. Appunto i capelli della parte posteriore e superiore. I'm going to turn this way. Okay, I'm just going to take a regular elastic. Prendo un elastico normale. And a little bit, let me do a little bit of oil to smooth any baby hairs, and then follow with my brush through. Oh, that's not brush through. Brush through.
Quello che vado a fare adesso quindi è a utilizzare il Keratin Healing Oil, e mi assicuro che non ci siano delle piccole ciocche dei nuovi capelli che escono qua e là, e poi vado a utilizzare la lacca Brush Through. And then I just use a cushion brush. And one thing to get the nape of the ponytail tighter, we want to lean our client back. So when I'm combing up, it gets tight. And then when they go forward, it gets tighter. So this stays really nice and clean. Vado a spazzolare i capelli e un segreto per ottenere la nuca della coda ben tirata e tesa è tirare verso all'indietro la testa della nostra cliente e poi riportarla avanti. Quindi quando sarà in posizione naturale, il risultato posteriore sarà ben teso, tirato e pulito. And then just put my ponytail in. E vado a creare la coda. And I'm not going to really have to cover this rubber band, this one, because it's going to be hidden by the top ponytail. In realtà poi non devo nemmeno andare a coprire con un'altra piccola ciocca della coda questo elastico di gomma, anche perché sarà poi coperto dalla coda della parte superiore. Okay. So there's one. Now the top. Let me lower this a little bit so I can get above it. And I'll lower the screen. Vado a abbassare un po' la testina. Let's see. It's a lot easier when their head is attached to a body. È molto più facile quando la testa è anche attaccata a un corpo. Okay, so I'm just going to get the hair a little smooth first with a paddle brush. Vado a lisciare, a spazzolare i capelli come prima cosa con una paddle brush. Okay. And then clip it. Okay, now I'm going to do my Keratin Healing Oil again. Vado a applicare ancora una volta il Keratin Healing Oil. And I like this because it will, again, it will dry inside the cuticle. So it makes it look slick, but it will dry so it doesn't look too greasy. Mi piace utilizzare questo olio anche in questo caso proprio perché andrà ad asciugare penetrando all'interno delle cuticole, quindi darà un risultato ben ordinato e elegante, ma non farà risultare il capello unto. Okay, so now, let's see. I'm gonna start to comb it into place. Per favore, la testina più alta che non si vede. Okay, they're asking if you can put the mannequin a little bit higher because they cannot higher, see. Yeah. Yes, please. They can see really well. Okay. Is that better? Così va bene? Meglio? Grazie, va bene. Yes. Okay. Thank you. And then I'm gonna do, I'm gonna look funny styling with it this high, so just keep that in mind. You'll have your clients lower. But I know for the computer, it's easier. Ovviamente la posizione di adesso è abbastanza alta, quindi sembrerà un po'
strano magari vedere lei con i gomiti così in alto, però ovviamente per il computer e per la questione appunto della virtual class è meglio così. Okay. So I make sure that I get my hair tie and Vado ad assicurarmi che tutti i capelli siano ben attaccati alla testa, ben uniti e ordinati. oh. Okay. So there. And then I can do some more brush through. Vado ad applicare ancora il brush through. And then I have like a little, smoothing brush. Passo poi questa spazzola che va a lisciare lo styling. Okay, now I want to hide this rubber band here. Adesso voglio nascondere l'elastico che è visibile della coda più alta. So I'm going to take a little piece of the ponytail. Quindi vado a prendere una ciocca molto piccolina della prima coda, della coda più alta. And on this piece, I'm going to use the Lustrous finishing spray. E invece in questo caso su questa ciocca vado a utilizzare la lacca Lustrous. And pre-spray it and smooth it down with my fingers. All the way to the Spruzzo la end. lacca e poi vado a diffondere la lacca fino alle punte. And then start to wrap it. E inizio a avvolgere la ciocca. Can you do it slowly, please? They're asking. Okay. Can you Do you want me to start over? Yeah. Yeah. No, I don't know. They're just asking if you can do it slowly, like this part. Okay. Yes. Okay. So. Smooth it. Quindi ancora una volta passa la lacca, cioè lo sta ripetendo perché appunto più lentamente, quindi è la stessa procedura appena fatta. La lacca poi viene passato, sparso con le mani fino alle punte e poi viene avvolto. Okay, then twist it around. Andiamo quindi a avvolgere tutto intorno. And I start at this side and I'm going to work towards the end of the ponytail. Like Quindi, towards this part of the ponytail. So start here and there. Per iniziare ad avvolgere questa ciocca intorno all'elastico, ho iniziato verso di me, cioè più verso lontano dalla testa e via via che avvolgo vado sempre più vicino alla testa. And that's because I'm going to pull the end through the ponytail when we get close to the end. E questo perché andrò a inserire la punta finale che rimarrà fuori all'interno della coda. Mm-hmm. So twist. So one more time, and then I have this end. Quindi lo faccio ancora una volta e poi rimane quella punta fuori.
So then I can take something like this. E poi vado a prendere uno strumento come questo. And put it through, or if you don't have that, then I can take these. Se non avete quello strumento potete utilizzare 2 forcine. Okay. So this goes under. Quindi una la infilate dal basso Until the loop pokes through. e poi vedete che la punta esce fuori. And then I'll take this end. E vado here. a riprendere la punta. And grab it with this, like this. I don't know if it's clear because we cannot really see well, but vado a inserire Really? questa punta. Yes, maybe if you get Yeah. closer to the screen. Ok, thank you. Va a inserire la punta che è rimasta fuori all'interno della forcina in questo modo. And then I'm going to feed it through the loop of the other pin. E la vado a inserire nel buco che rimane dell'altra forcina. Yeah, hold on. It's kind of loose. Okay. So it might be a little bit short. I might have to go a little bit longer. Hold on. Quindi forse era troppo corto, meglio se è più lunga la parte finale. Quindi viene inserita una dal basso. Let me do a little bit more spray. Un altro po' di lacca. Okay, like this. Vado a inserire la ciocca in questa seconda forcina e poi la vado a inserire lì. So now it's through this pin. Perché quindi in questo modo l'abbiamo inserita nella prima. Scusate. And then I push the pin and pull it from this side. And then it will pull the hair down. Quindi una volta che una volta che l'ho inserita vado a spingere verso il basso l'altra forcina, la seconda, e quindi che uscirà da sotto e mi spingerà la punta che rimaneva fuori all'interno del resto dei capelli. If you want to secure it a little bit more, you can take a bobby pin. Se vogliamo che tutto sia ancora più sicuro e stabile, possiamo prendere una molletta and secure it like this. E andare And it's hidden. a sigillare in questo modo. Okay. So last step, I want to make this bigger. L'ultimo So passo start with this one. consiste nel rendere tutto più voluminoso, quindi inizio dalla seconda. Okay. And use texture spray. Vado ad utilizzare il texture spray. Expand out the ponytails. E vado un po' a allargare la coda.
next one. E passo alla prossima. I like to get it like smoothed out first if I move the hair around so that it doesn't look too ratty. È sempre importante prima spazzolare leggermente e lisciare un po', altrimenti verrebbe un effetto troppo crespo. Okay. And then I just take like a tip and I spread it out and I can make this bigger. E poi con la punta di un'altra spazzola vado a districare la coda così che possa prendere più volume e essere più ampia. Mm-hmm. And then I just finish it using my eye and my mirror to get it to a nice shape. E vado semplicemente a finire lo styling usando i miei occhi, più o meno lo sguardo, la mia sensazione in base a quello che vedo. And then I'll lock it in with Lustrous. E poi vado a sigillare il tutto, a bloccare il tutto con la lacca Lustrous. And then we have an extra long, sleek ponytail. E quindi l'effetto che otterremo è una coda di cavallo molto lunga e anche super tirata e tesa. And you can use the can after you spray so your hands like aren't sticky and don't pull on the hair. If you use the can to smooth it, it won't stick to the can. Potete utilizzare una volta che avete spruzzato la lacca proprio la confezione, quindi la lattina, se avete le mani troppo appiccicose, quindi potrebbero appiccicarsi anche i capelli, utilizzate pure la lattina che non si appiccicherà invece, non si attaccherà. And then you can see I like the double ponytail because see how much the first ponytail, if you wanted to do it high, would end here. So this adds on like 4 inches, 5 inches to their ponytail when you split it. Un effetto molto bello infatti di questa acconciatura è il fatto di avere una doppia coda, quindi una coda più bassa e una più alta, perché se avessimo fatto un'unica coda più alta, la lunghezza sarebbe stata più corta, mentre in questo caso con una seconda coda andiamo a guadagnare molti centimetri. And then last step, if they're really blonde and their hair is kind of dull, you can always finish, because we use the texture spray, we can always finish with color illuminator to give it some shine. Just on the ponytail part. Se i capelli fossero molto, molto biondi, potremmo utilizzare l'ultimo prodotto che è il Color Illuminator, quindi che va a dare luminosità ai capelli e da spruzzare però solamente sulla coda. Okay, let's do a very quick haircut. So I love this haircut because you can see here in my photo, it's actually a very similar haircut, but with no undercut. Quindi adesso invece passiamo a fare silly. il taglio in maniera molto veloce. Mi piace moltissimo questo taglio che andremo a fare. Se vedete questa foto, in sostanza vedete che il taglio è molto simile, solamente non c'è la parte dell'undercut. Yeah, so I like my hair to hug my head a little bit. It's just a nicer shape and more flattering for my face than to have it like too much volume and puffy.
E questo taglio dà un risultato che mi piace molto, soprattutto anche in base ai lineamenti del mio viso, va un po' a appiattire il tutto e allunga i lineamenti senza avere quella parte laterale un po' gonfia. Okay, so I already did this undercut before, so you didn't have to see me do it, but I just took, let me hold this up actually. Ho già fatto l'undercut, come potete vedere, quindi non dovrete vedere mentre lo faccio, però vi farò vedere altro. So I follow, like I start on the parietal ridge here, and I dip down a little bit in the back to make sure that this hair comes over nice, like on the occipital ridge here. So I want this hair to be able to come over here. I don't want to go too high because then they won't have enough density down here. Per individuare la sezione sono partita dal bordo del lobo parietale, sono andata progressivamente all'indietro, andando però progressivamente a scendere, ad abbassarmi fino appunto al bordo del lobo occipitale, perché non voglio avere una densità eccessiva nella parte posteriore. So if you're nervous to cut short hair, you can always do this haircut on wet hair. But if you are nervous or it's the first time doing this haircut, I always recommend to cut it on dry hair so you can see exactly where the hair is going to land after you cut it. Se solitamente siete un po' nervosi prima di fare un taglio corto, ovviamente potete farlo su capelli asciutti, bagnati, scusate, però se invece vi trovate a fare questo taglio specifico per la prima volta, vi consiglio di farlo su capelli asciutti come in questo caso, così andrete a vedere esattamente come cadono naturalmente i capelli. So I did the sectioning and then I blow dried the top with its natural fall, where the hair wanted to fall. Quindi una volta che vado appunto a tagliare i capelli in base alla loro naturale caduta. Okay, so I've sectioned the hair from ear to ear, and then I split, let me get this a little closer. I split the back down the middle, and then I took a subsection, sorry. Go ahead. Quindi sono andata a individuare appunto la sezione posteriore e poi sono andata a dividere questa sezione posteriore che ho individuato in due parti. Then I took a subsection that mimics or mirrors the line that I want to create on the cut. So I'm going to use a couple points. Here is going to be a point. Here is going to be a point, and then I'm just going to create a line between the 2 points and cut. E poi vado a individuare una sottosezione che avrà l'inclinazione della linea che io voglio dare al mio taglio, quindi avrò bisogno di prendere determinati punti di riferimento. In questo caso un primo punto di riferimento è in prossimità appunto della punta dell'orecchio, mentre l'altro, l'estremità inferiore sarà più o meno alla nuca. So I just point my fingers to my points and I start cutting the line in between, and I just do a point cut so it's nice and soft.
Infatti, come vedete, Sara mette le dita proprio seguendo l'inclinazione appunto ideale che devono prendere i capelli, quindi seguendo i due punti di riferimento, e va a tagliare in point cut in modo che si ottenga un risultato morbido. And then I let down my next section and use my guide underneath. E sovrappongo quindi il resto dei capelli e utilizzo la mia linea guida, il mio riferimento per tagliare. So I'm going to cut the whole length, the perimeter first, and then put in my texture and my layers after. La prima cosa che vado a fare è andare a tagliare tutto il perimetro, così che posso individuare appunto la lunghezza che scelgo, e poi vado a fare tutte le scalature successivamente. All right. So I'm done with this side. It can be very quick. The size of the sections that you take depend on how thick their hair is or the density of their hair. So just take sections that you can control. Lo spessore delle sezioni su cui andrete a lavorare dipende in realtà dalla densità e dallo spessore dei capelli su cui state lavorando. Quindi in realtà dovete essere voi a stabilire lo spessore delle sezioni, quindi andate a considerare lavorare su sezioni che riuscite a gestire. So now I take my guide from the center back and then create my line from this point to top of the ear on this point. Dall'altro lato, quindi vado a prendere appunto, a creare la mia linea guida, al contrario, in sostanza dalla punta dell'orecchio verso il centro della testa, però posteriore e in basso, come vedete appunto la posizione delle dita di Sara. Yeah, so I have a lot of clients that do change their hair. Not everybody, but spring is coming. I know you guys are still hanging in there, waiting for salons to open. I totally know how you feel because I'm in California, so we were closed the most last year. But yeah, it's really great that you guys stay tuned in for education while you're waiting to be safe. Ovviamente adesso è un periodo difficile e so che molti di voi sono a casa, non sono in attività proprio perché moltissimi saloni devono rimanere chiusi in molte zone, e lo so, anche io ho avuto esperienza di ciò perché mi trovo in California e l'anno scorso siamo tra i paesi che hanno chiuso per più tempo. Però trovo che sia una grande opportunità che voi riusciate a rimanere aggiornati con questi corsi di formazione in attesa che possiate riaprire presto. Yes, so keep your heads up. It will get there. Quindi mi raccomando, rimaniate forti e non mollate perché ormai ci siamo quasi. Okay, so now I split down the middle, coming towards her face, and I'm gonna work off my point here, and then I wanna create a point either at her nose, her lip, or her chin, wherever your client wants that hair to hit. So mine's kind of like my nose, but they may want it a little bit longer, like here or here. Vado a suddividere la testa con una riga centrale e vado a lavorare sulla parte frontale, andando poi a individuare un punto che sia o in prossimità, in corrispondenza della punta del naso, o sul labbro o sul mento, a seconda di quanto la vostra cliente voglia i suoi capelli lunghi. Quindi la sua di Sara corrisponde più o meno alla punta del naso come lunghezza.
So I aim for right around her lips because I know once I texturize it, it will get a little bit shorter. Vado a rimanere leggermente un po' più lunga perché so che quando poi andrò a texturizzare successivamente verrà un po' più corto alla fine. And you can point cut this if you want to make it softer. If you want more of a hard line, then you just straight cut it. Potete poi scegliere se tagliare in point cut oppure tagliare in linea con una linea netta, dipende da voi, dipende dal risultato che volete ottenere, se è un risultato più morbido oppure se è una linea più decisa. So I'm just creating my line and my length right now. Adesso vado a creare quindi la mia linea e la mia lunghezza. Her hair was really long, so I just want to get all that off. La testina aveva capelli molto lunghi, quindi in sostanza voglio andare a togliere tutti i capelli in più. And then let's just repeat on the other side. Ripeto lo stesso sull'altro lato. So I kind of just use my fingers as a guide. Vado a utilizzare le dita come guida. It's funny with them to work this high on the mannequin. Mi fa un po' ridere quanto stia lavorando in realtà con una testina così alta in questo momento. Okay, almost there. Ci siamo quasi. And then there's my guide. And then last section. E l'ultima sezione. Oh, all the products. And then it'll come down. So you can see like we have our point in the front. E poi vado davanti e vedete appunto che abbiamo la nostra punta proprio sulla parte frontale. Okay. So now I'm going to go back to the back. Adesso torno nella parte posteriore e voglio che questa parte assuma una forma più rotonda. Okay. So I take a vertical subsection and I'm going to comb it straight out. Vado a prendere una sottosezione verticale, la vado a pettinare all'indietro. And here's my guide of my length. So I know I don't want to go shorter than this. So I'm not going to cut any length here. I'm just going to cut above it. L'ultima sezione, l'ultima ciò che vedete in basso è la linea di riferimento, quindi è la lunghezza minima, quindi so che io non devo tagliare più corto di così e vado comunque a mantenermi un po' più lungo rispetto al riferimento. And then I just cut straight up. I'm not going to round it, like I'm not going to keep rounding it up because if I take this layer too short, because of the occipital bone, it will make a dent in the haircut. So I want to come straight out. Non vado a pettinare i capelli verticalmente rispetto alla testa o né vado a spostarmi intorno alla testa perché altrimenti andrei a tagliare l'ultimo strato troppo corto. So now I'm going to rotate to the back of this ear and then to the back of this ear, just taking like pizza
shape section, so narrow at the top and wider at the bottom. Mi vado a looks like a little spostare slice of pizza. Verso un orecchio e poi verso l'altro orecchio, andando però a lavorare su una sezione triangolare, quindi tipo una forma appunto di uno spicchio di pizza. Okay, so let me turn so you can see. So just cutting straight up, and I point cut to keep it soft. Vado a utilizzare il point cut per mantenere un effetto morbido e ricordatevi appunto di andare a tagliare in verticale. And now I'm going to do my pizza shape section the other direction. E adesso vado a individuare sempre la stessa sezione appunto triangolare verso l'altro orecchio, quindi nell'altra direzione. Okay. So keep going. You can see my guide. Cut the top, soften this. Vedete sempre la linea guida di riferimento. And last section behind the ear. E poi vado a prendere l'ultima sezione dietro l'orecchio. Okay. And then comb that down. E poi Okay. li pettino. All right, so now let's go to the front. Now Adesso ci spostiamo sulla parte frontale. Anything in front of the ear, I can round this up because there's no occipital bone. The sides are flat, so I can round my layers a little bit more on these sections. In questo caso, lavorando sulla parte frontale, posso andare a spostarmi anche in maniera più trasversale e rotonda con le mie scalature, perché nella parte frontale i lati sono piatti, mentre nella parte posteriore l'osso occipitale chiaramente crea una curvatura del cranio. And then once I round up, I can see that I can connect it a little bit more. So I can keep rounding and take out this corner here. Via via che... Because this hair is going to go forward. Che taglio, appunto, posso tenere in mente il mio riferimento della parte posteriore e andare via via connettendo le due parti. So still pizza shaped sections, and then I'm rounding all the way to the high point of the head, which is right here. Ancora una volta individuo delle sezioni triangolari e le vado a trasportare verso l'alto, però non perpendicolarmente, ma un po' inclinandole, quindi arrotondandomi verso il vertex. And I have my perimeter still, so I still don't cut this. This is my guide of where to start cutting the length. Ancora una volta ho comunque la mia linea guida, quindi il mio perimetro di riferimento che mi fa capire da dove e come devo iniziare a tagliare. Okay, getting there. It's starting to take its shape a little bit more. Ormai ci siamo quasi, infatti sta iniziando ad assumere la forma che vogliamo. Still going to round all the way. Vado sempre verso l'alto arrotondandomi. And I can see my guide right there. E vedo il mio punto di riferimento lì. Okay. And now I'm here, so I can either choose to start here and work to the center, or you can just keep going around in the direction I'm already going. Quindi a questo punto mi trovo sulla parte superiore e posso scegliere se andare nella direzione in cui stavo già lavorando, oppure andare invece verso da davanti verso la parte frontale. Okay. Okay, I'm gonna go faster a little bit.
And then to maintain this haircut, it's really easy once you already have the shape. I tend to go to my stylist and I get my color done first, and then she washes it and blow dries it first, and then just cleans up my shape on dry hair. Per mantenere questo taglio in realtà è molto facile, solitamente quando voglio ritoccarmelo, solitamente prima mi faccio il colore e poi una volta fatto la piega il mio stylist va semplicemente a rifinirmi il taglio da asciutti. Okay. So now I've put in my basic layers. So another thing that's kind of in over here is kind of asymmetrical. So I have that naturally, like I have a longer side and then I have a short side. Even this, if I brought it forward, would be short. So if they want asymmetrical, this is where you're going to choose what side that's going to be on. Adesso quindi siamo andati a delineare, abbiamo fatto tutte le nostre scalature, abbiamo individuato quindi la lunghezza. Un'altra tendenza molto in voga qui negli Stati Uniti è il taglio asimmetrico, quindi con delle parti delle ciocche più lunghe e altre più corte, e questo è proprio il momento in cui potete decidere se fare un taglio asimmetrico e come, in quali punti. Okay, so if they want to make it go back and forth, then you leave it and you can kind of customize and texturize from here. If you are going to do a short side, check for any kind of cowlicks that they might have in the front to see which way their hair will style better. Se semplicemente appunto vogliono i capelli in questo modo, quindi appunto messi verso il davanti e poi spostati indietro, potete andate semplicemente a delineare la forma che volete dare allo styling in questo momento. Mentre se volete aggiungere qualche ciocca appunto più corta, lo andrete a fare, qualche parte più corta lo andrete a fare adesso. Okay, so we'll just pretend that she wants to have a short side over here. So Quindi my section typically comes off the eyebrow. Mettiamo che la cliente voglia una parte più corta, una sezione più corta proprio in questo lato, quindi solitamente la sezione che vado ad individuare parte in corrispondenza della metà del sopracciglio. Okay, and then I'm going to comb it in its natural fall. Vado a pettinare i capelli seguendo la loro caduta naturale. And then I'm going to open up her cheekbone and her eye and just cut right off her face. E vado ad aprire la zona degli zigomi, dello zigomo e degli occhi in questo modo. And then if you want to loosen this up even more, you can come right in with your scissor and take little tiny sections and texturize the ends wherever it looks heavy. Se volete ulteriormente texturizzare questa zona e andare a togliere ulteriormente densità, andate a tagliare quindi con le forbici dall'alto verso il basso e dalla zona posteriore verso la zona frontale, in questo modo andando a eliminare, a texturizzare tutte quelle zone che vedete con più corposità e spessore. And then because I blow dried the hair straight when it was long, when you cut it, it's going to look kind of straight like this. So I just typically take a little flat iron and curl this ends under, because that's what it's going to do naturally. It's going to hug their head more when they blow dry it after it's cut.
io avevo precedentemente asciugato la testina liscia, quindi ovviamente una volta che abbiamo eseguito il taglio, i capelli risulteranno molto lisci e anche fortemente piatti. Quindi quello che vado a fare è utilizzare la piastra e vado semplicemente a passarla sulle punte in modo da dare una curvatura naturale, che poi è quella che prenderebbero naturalmente i capelli con questo taglio. Okay, so I like the back and the shape. So I'm gonna just now kind of texturize this and loosen it up a bit. Mi piace moltissimo la forma che prende con questo taglio, soprattutto nella parte posteriore, e quello che resta da fare adesso è andare a texturizzare la parte destra rispetto allo schermo e per togliere appunto densità e pesantezza. So there's a couple ways to do it. You can use the other blade. If their ends are really thick, you can use a texture shear if you want to loosen up the ends. In base allo spessore dei vostri del capello e al tipo di capelli su cui state tagliando, potrete utilizzare questo tipo di forbici adatte per texturizzare. Or you can use a straight blade and pinch and then texturize the ends where it looks thick. Oppure potete utilizzare semplicemente delle forbici a lama liscia, come in questo caso, e andare a texturizzare con quest'altra modalità. And I comb the hair back and forth to make sure that I like how it lays in different directions. Durante il taglio poi pettino i capelli sia in avanti sia indietro, proprio per andare a verificare, a capire se mi piace appunto la forma che stanno prendendo e soprattutto anche quella dei vari strati, delle varie scalature. And when I take my little cuts, my finger, it's almost like a sewing machine. So they're very like similar instead of chonk, chonk, chonk. Quando vado a tagliare con le forbici a lama liscia, le mie dita, il mio taglio non è netto e separato, ma è più che altro un taglio quasi costante, leggero, ma sempre costante. Okay, almost there. And then I'm just going to, let's see. I'm gonna tighten up this line so I get it all combed into place. And I don't need a comb or my fingers. Ci siamo quasi, quindi adesso vado a pettinare questa parte, vado a sistemare, rifinire questa zona. Non ho bisogno né del pettine né delle dita per farlo. Okay, I'm liking that. Mi piace. See, very quick. Quindi come potete vedere è molto veloce. This can be good right here. I'm not going to fiddle with it too much longer because I could cut it for an hour more if I wanted. But it's just a nice, quick option for short hair. If you're a little bit afraid to cut short hair, just cut it on dry. And if I want to connect, oh, go ahead. Sorry. Quindi io potrei anche, lo lascio così che è anche abbastanza lungo secondo me, perché potrei in realtà continuare a tagliare anche per un'ora, però come potete vedere è una soluzione rapida e veloce per un taglio corto. Quindi se siete preoccupati di andare a fare un taglio corto, tagliate sui capelli asciutti. Okay, so first to smooth it a little bit, I'm going to do a little bit of the Frizz Cream in my hand. Vado a mettermi sulle mani un po' di The Frizz Cream. To give it some shine and make the ends smooth. Per ammorbidire le punte e dare un effetto luminoso, brillante. And then if I want some more texture,
there's two different ways you can do it. It depends on your client. So if they like more of like to piece it together, then do air paste. Or if they want a little bit drier texture, not as like sticky or like pieced together, then do dry texture. Per andare a ultimare la nostra texture ci sono due opzioni che potete considerare a seconda delle esigenze della vostra cliente. Nel primo caso potete utilizzare l'air paste se si vuole un effetto forse più attaccato e più definito, mentre potete utilizzare il dry paste se volete invece un effetto meno appiccicoso e più naturale. She wants a little bit like piecier, so I am gonna do the air paste. And in questo caso I utilizzo like to l'air paste. Piece it out. And then that's it. E questo è il risultato finale. And she can tuck it or she can wear this forward here. Si possono portare in avanti oppure anche dietro l'orecchio. And it's really the undercut that makes it hug the head. If they don't want to shave it, you can always do a little bit longer here to make it a little bit softer, but it still has to be a little bit of a disconnect. Vedete proprio che è proprio l'undercut che fa sì che poi il resto della capigliatura vada poi a dare questo effetto di abbraccio, che abbracci letteralmente la testa. Se nel caso in cui la cliente non volesse un undercut così evidente, potete comunque mantenervi leggermente più lunghi sui lati, ma comunque è importante che ci sia una differenza. All right. Thank you for sticking with me. I know I went probably kind of quick. I don't know if there are some. There was one question at kind of the beginning. Perfect. When you were talking about the oil, you know, when you said that some oils may turn orange or darker. Yes. You know, like they can. Mm-hmm. The question was so may this oil spot or damage the color of the hair? Not this oil, no. That's the difference in our oil. Not that one, but others. Others may. So, no, it doesn't. I don't believe it damages the hair, but sometimes when you see a lot of other oils, if they're in a brown bottle, that means that they're sensitive to the light. Okay. And so over time, they become discolored a little bit, typically orange. And so if I were to put like an older oil that its shelf life is expired on my hair, it would just discolor it. I don't believe it damages it, no. Yeah, okay, it will affect the color of the hair. Ok, yes, it could. Per quanto riguarda i capelli, gli oli che possono scurire i capelli, no, scolorare i capelli, non era scurire ma è scolorare, nel senso che ci sono alcuni oli che per esempio sono conservati in bottigliette scure, quindi questo vuol dire che sono solitamente sensibili alla luce, quindi se vengono conservati male o comunque vengono utilizzati anche dopo la scadenza appunto della indicata appunto sulla confezione in base a quanto possono restare aperti, possono se per esempio Sara utilizzasse sui suoi capelli che sono appunto di questo color platino uno di questi oli, potrebbe andare a scolorire o comunque a sciupare il colore dei capelli su cui viene applicato. To everyone saying thank you, grazie. Yes, they are. Just is there any other questions? Sending compliments. Yes, they're also like yes, typing in I English. want to come to Italy when Italy is coming.
When Italy is open, I am coming. I will be there. You're more than welcome. You're more than welcome, Sarah. I can tell from the attendance that everybody has been really, really interested in your class, and everybody appreciate your work. So we are all willing that you can come here very, very soon. Yes. So, thank you and very much. If anyone much. wants to teach me Italian, yes. I think I'm trying to. You'll find plenty of people that are willing to do that. Yes, I've actually been working on it a little bit. Okay. So we will test you once here. I can teach you Italian online if you want to. Okay. I am in. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo nuovamente il webinar di lunedì prossimo 29 alle ore 17 sullo Scalp Wellness fatto dal nostro team Italia. Riceverete un link tutti voi che avete partecipato ad oggi. Grazie ancora e davvero sono molto contento che questa classe con Sara sia stata davvero bella e utile per tutti voi. Un abbraccio da tutto il team ANZA e buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie Marta. Okay. And if anyone is on Thank you. If anyone is on Instagram, you can find me at Sarah Mac Original. Quindi, I love to connect. Il suo profilo Instagram, se volete seguirla, è Sarah Mac Original, quello che ha scritto in chat. Bene. Grazie Sara. Thank you very much. Thank you so much. Nice to Grazie a meet tutti. you. Buona serata. Grazie Sara. Ciao. Grazie a tutti. Grazie Ciao. a tutti. Ciao. 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 Grazie. Thank you. Ciao. Ciao. Ciao Sara. Grazie. Thank you. Grazie. Grazie, buona serata. Ciao, grazie. Grazie mille, bravissima.